Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video in italiano. Allora, oggi farò un video che era piaciuto tanto l'ultima volta che l'avevo fatto, che è un video di page flipping, ma anche di commento a varie macchine. Quindi oggi commenterò questo catalogo che si chiama Young Classic, i miti da guidare dagli anni 70. Per chi se lo stesse chiedendo, non ho ancora cambiato macchina perché diciamo che non è il momento per farlo. Comunque la mia macchina, che è una Toyota Aygo, va benissimo e quindi non mi va in questo momento di comprare un'altra macchina, anche perché preferirei non pagarla a rate, perché non amo essere indebitata con lo Stato o con le aziende o con le banche, cosa che adesso piano piano sarà inevitabile, perché diventeremo come in America, dove tutti sono indebitati con tutti, perché le rate sono l'unica opzione possibile, ma se posso evitarle le evito. E quindi, dato che io vorrei una macchina nuova e senza marce, in realtà so guidare con le marce, l'ho fatto anche l'altro giorno, ma preferirei una macchina senza marce perché sono più comoda. Comunque meno di 12.000 euro, meno di 15.000 euro non si riesce a trovare nulla, e quindi in questo momento ho deciso di accantonare la questione macchina. Però mio marito è appassionato di macchine, in realtà è appassionato del manga di Initial D, e quindi è appassionato alle macchine solo perché gli piace quel manga, ma non ditegli che ve l'ho detto. E quindi il suo sogno sarebbe prendere una Mazda, non mi ricordo il nome, ma poi qua dentro c'è il modello della macchina, quindi ve lo faccio vedere. E quindi ha preso questa rivista che andiamo a sfogliare assieme. Nella prima pagina si parla di un evento che è avvenuto a Milano, in realtà questo weekend in cui io sto registrando, perché dice 8, 9, 10 maggio 2026. Allora, qui c'è, diciamo, l'indice della rivista, in cui si parlerà dell'Audi, della Mazda MX-5, che è questa che vuole mio marito, del Drive Nissan, dell'Honda, Mercedes, Vicenza Classic Car Show, che immagino sia una mostra per appassionati, e poi sì, altri eventi con Automoto Retro, corso d'eleganza Stresa Classica e un articolo su Alfa Romeo GT. Io ovviamente non ci capisco un fico secco delle macchine, non mi piacciono, proprio non ho alcun tipo di interesse a farmi vedere in giro su una bella macchina, cioè proprio un tipo di fetish che io non ho. Il fetish di apparire ricca è una cosa che non so se è un bene o un male, ma non ho. Cioè il fatto che io passo con una bella macchina e la gente mi dica wow, questa persona è ricca, che bella macchina che ha, cioè non mi interessa. E
quindi anche se avessi soldi per prendermi una bella macchina, probabilmente prenderei comunque una macchina scrausa, e non so se c'è qualcosa che non va in me, ma questo è. Quindi se dico dei nomi in modo sbagliato, delle marche in modo sbagliato, perdonatemi. Siamo qui per la SMR. Allora, volevo commentare con voi delle macchine, se riusciamo. Ok, qua ci sono già un po' di modelli. C'è questa Datsun o Datsun, non lo so, sembra del cibo giapponese, 240Z. Eccola qua. Allora, devo dire che le macchine vecchie mi piacciono molto di più delle macchine nuove, perché tipo negli anni 50 e negli anni 60 le auto erano super colorate, avevano molto più personalità, secondo me, rispetto alle auto di oggi, quindi comunque le auto d'epoca mi piacciono molto di più. Questa è presentata alla fine del 1969, la filante coupé Nissan venne commercializzata 2 anni dopo con il marchio Datsun degli Stati Uniti, dove ottenne un grande successo. Sotto il lungo cofano un 6 cilindri in linea di 2,4 litri, che divenne 2,6 con la 260Z del 1974. Delle due serie ne verranno prodotte altre oltre 500.000 unità. Non so, non ho idea di quello che ho appena detto. A 15 quindi sono vari modelli di Datsun. C'è la Datsun 200, io so già gli insulti che mi prenderò sotto questo video, perché sono una bionda ignorante che parla di macchine, e le macchine sono un po' come il calcio, cioè è un argomento su cui la gente si scanna, e questo si può vedere comunque anche quando si guida, perché ci sono delle persone che se la prendono tantissimo alla guida, anche non per cose gravi, e ti insultano se tipo vai piano o se non parti subito quando c'è il semaforo verde, cosa che capisco, perché quando sei in ritardo dà molto fastidio. Però comunque vedo molta gente assolutamente nervosa e agitata alla guida, che commenta come guidano gli altri come se loro fossero dei piloti di Formula 1. Cioè, state calmi. Quindi mi aspetto già 1000 commenti di insulti perché non so pronunciare i nomi delle macchine. Sorry, not sorry. E quindi c'è sta Datsun 240Z, la Datsun 280Z, la Nissan 300ZX e la Nissan 300ZX, ma le stesse. Ah no, una è Z31 e una è Z32. Allora, eccole qua. Se io dovessi scegliere una di queste 4 macchine, penso sceglierei questa, perché mi ricorda la Corvette di Brian Kinney di Queer Folk. Non so se sto dicendo una castronata, ma a me ricorda la sua Corvette, quindi io sceglierei questa. A voi quale piace di più? Allora, il colore mi piace un botto questa, però come modello, ma anche questa sembra un po' la Jaguar E-Type di Diabolic. Se fosse nera assomiglierebbe, cioè vedete che un po' me ne intendo di macchine comunque. Cioè, la mia conoscenza delle macchine è solo nerd, cioè comunque conosco la Jeep di Style Stilinski, la Corvette di Brian Kinney, la Jaguar di Diabolic, la oddio Hannibal, cos'è che ha? Non è una Chrysler, no niente, manco la macchina di Hannibal Lecter mi ricordo, che sono fissata. Vabbè, comunque
Pussy Wagon di Kill Bill in realtà era il portachiavi che con scritto Pussy Wagon, non è una marca. No, questa le Audi non mi piacciono perché a me mettono ansia le persone con l'Audi che mi stanno dietro agitate, che mi fanno i fari. Cioè io, perdonatemi se avete un Audi, non ho niente di personale contro di voi, ma penso che voi abbiate qualcosa contro di me, perché mi odiate. Quando io guido, voi Audi mi odiate e io non sono neanche una che guida particolarmente piano, cioè sono abbastanza scamata alla guida, vado ovunque in macchina, anche in centro Milano. Ho fatto per anni tutti i weekend Milano-Ferrara, Ferrara-Milano, quindi però le persone con l'Audi hanno ansia e mettono ansia a me. Vi prego, non mi svanalate così tanto, abbiate pietà. Questo è un articolo su Audi S1 Sportback. Comunque non mi piace. Ok, adesso penso che inizi l'articolo sulla Mazda, la MX5, che è questa. Sì, allora devo dire che comunque come modello di macchina mi piace, ma non riesco a capire da ignorante la voglia di prendersi questa macchina che allora usata abbiamo guardato e costa minimo 5.000 euro, però comunque è una macchina usata, cioè cosa me ne faccio di sta macchina vecchia? Cioè non sono abbastanza appassionata. Qui dice negli ultimi anni le quotazioni della prima MX5 sono cresciute sensibilmente, anche perché trovarne in condizioni originali e con percorrenze inferiori ai 100.000 km è diventata un'impresa. Ancora più ricercate le serie speciali, più 20%, cosa vorrà dire? Non lo so, ma anche la versione con motore 1.8 è diventata una perla rara. Prezzo, vedi qui dice 10.000, 15.000 euro addirittura, cioè quindi io dovrei spendere 15.000 euro per una macchina vecchia, cioè una macchina usata. E vabbè, però comunque è bella, cioè ammetto che è bella ed è una macchina che è stata prodotta, immagino, dal 1989 al 1997, al cambio manuale con 5 marce e le altre informazioni non ve le do neanche perché non ho idea di cosa significhino, a parte la velocità che va fino a 190 km orari e quindi non è abbastanza per avere un Audi dietro, comunque non va abbastanza veloce. Poi c'è anche la MX5NC che invece è stata fatta dal 2005 al 2015, ma secondo me quella che piace a mio marito è quella vecchia. Questa qui è un po' più moderna, come vedete, anche perché il 2005 era l'altro ieri, giusto? È appena passato. No, era 20 anni fa. Oddio, più di 20 anni fa. Mi sento male.
questa, la Mazda 5 NT, è invece quella che c'è adesso in circolazione, che ho visto che va molto di moda perché ne vedo tanti in giro. E però anche questa c'è il cambio manuale, non so se si può fare con il cambio automatico. Ah, poi qui in questa pagina le mette tutte a confronto, da quella più vecchia al modello più nuovo. E poi invece qua inizia a fare, ci sono gli articoli su questa Nissan, che secondo me è molto bella, Nissan 300 X, non so cosa vogliono dire queste cifre, cioè queste sigle, che questa quanto potrà costare? Boh. Ah, questa è del 91, quindi anche questa è una macchina d'epoca. Questa poi c'è una Honda Civic, però non mi piace, anche se io ho avuto una Honda Logo, è stata la mia prima macchina che era di terza mano perché mia sorella l'aveva presa usata e poi io l'ho presa da mia sorella che ha 7 anni più di me, quindi poi lei si è presa un'altra macchina e io quando ho preso la patente ho preso la sua Honda Logo, quindi la mia prima macchina è stata una Honda Logo di terza mano e andava benissimo. Poi qui c'è un articolo sulla Mercedes, però non mi sento una tipa da Mercedes, mi sembra troppo di classe e io sono un po' cafona, trash e pacchiana, non mi sento una tipa da Mercedes. Però è molto elegante appunto. Poi qui ci sono degli articoli su questi car show che sono delle esposizioni di macchine per appassionati a cui sinceramente, cioè secondo me per portarmi bisogna trascinarmici con la forza. E qui ci sono tutti i premi delle persone che hanno partecipato, cioè di chi ha vinto, però non so come funzionino queste premiazioni, cioè premio anni 80, premio anni 70, premio anni 90, premio anni 2000, premio la scelta del direttore, premio la socialissima, premio best of show, premio ragazza di periferia, premio Agi storico, premio Vicenza Classic Car Show, non lo so. Allora, questa invece è una Ferrari, penso vecchia anche questa, però la riconosco perché c'ha il cavallino qua, quindi riesco anche io a riconoscerla.
sono, quando vi ho detto prima che mi sento cafona, è perché tipo fra tutte queste macchine che abbiamo visto, a me piacciono tipo queste, tipo gli Hammer, le Jeep, sono troppo belle, però cioè non le prenderei mai perché sono scomode da parcheggiare o da utilizzare, comunque non hanno senso in Italia, però mi piacciono. Mi piace l'idea di stare tipo sopra gli altri. L'Alfa Romeo allora non è che non la tolleri, ma non sopporto le persone con la mito, perché quando ero al liceo stavo con un ragazzo pazzo, cioè proprio, ovviamente non vi sto a raccontare la storia perché non vorrei essere denunciata per diffamazione, quindi non farò nomi, ma stavo con uno fuori di testa e c'aveva sta macchina, la Mito, e quindi tutte le volte che vedo una Mito mi sento male perché mi viene in mente lui, quindi non prendete una Mito. Quindi diciamo che questo era il catalogo, è la rivista catalogo, non so, che ho voluto condividere con voi. Ovviamente non vi indignate. Oh, che bello! Questo, il colore è bellissimo, è una Porsche Carrera per il prezzo di 5.819.000 euro, può essere vostra. Così economica, perché qui c'è scritto 2 milioni, invece qui 5 milioni. Perché? Chi lo sa? Comunque costa tanto, mi sa. Ah, ecco, fino allo scorso settembre la si trovava a meno di 1,5 milioni di euro, quindi super economica, ben lontana dalla coetanea Ferrari Enzo. La svolta a fine febbraio 2026 con il salto a 2,8 milioni, poi il record a 5,8 milioni, merito del vento nuovo che soffia sulle supercar di inizio millennio, ma anche della sua anima analogica, del basso chilometraggio e del suo rarissimo colore. Ok, direi che non la comprerò. Quindi rimaniamo che stiamo cercando, o almeno mio marito sta cercando, una Mazda sui 5.000 euro, usata, però ecco non so se effettivamente è fattibile. Se siete appassionati di auto d'epoca e potete consigliarci qualche sito o qualche venditore che potrebbe avere disponibile questa macchina, scrivetemi pure in privato su Instagram